MetaQuest 3 non è il visore che ci meritiamo, ma quello di cui abbiamo bisogno. Perché solo su Quest 3 e 3S è possibile godere della nuova migliore esperienza in VR. Batman Arkham Shadow. Sviluppato da Camouflage, gli stessi di Iron Man VR, rilasciato in esclusiva su Quest 3 e 3S, Batman Arkham Shadow mi mette nei panni di un giovane Bruce Wayne, ancora inesperto e che si lascia controllare un po' troppo dalle sue emozioni. Alle prese con la minaccia dei Re dei Ratti, che intende soggiogare la città di Gotham e scuoterla dalle sue fondamenta. La storia ci porterà a risalire dalle fognature della città fino alle cime dei suoi grattacieli, per poi finire nel penitenziario di Blackgate sotto copertura, per stanare il topastro e farlo uscire allo scoperto. Ma il viaggio non sarà facile e sarete continuamente chiamati a dover trovare la strada giusta tra intricati labirinti sotterranei, a dover esaminare la scena per trovare indizi per fare le prossime mosse e affrontare scagnozzi più o meno pericolosi in continui e spettacolari combattimenti acrobatici e dinamici, tanto da farvi sudare parecchio. Quelli di Camouflage si sono impegnati davvero tanto per offrire la migliore esperienza Arkham di sempre e sono riusciti in un'impresa nella quale non credevo tanto: riproporre il sistema di combattimento della serie Arkham in VR e con le giuste meccaniche e non facendo un semplice porting. La caratteristica di questo sistema di combattimento è la continuità, la dinamicità e la libertà di passare da un bersaglio all'altro senza interrompere le combo di colpi. E proprio come nei capitoli flat, in Arkham Shadow potrete mettere a segno combo lunghissime contro un alto numero di nemici e, se siete particolarmente bravi, anche senza subire danni. Ovviamente le cose si complicano procedendo nel gioco, quindi non adagiatevi troppo se inizialmente crederete di essere particolarmente capaci nel combattimento. Le cose si faranno presto molto dure. Il sistema di combattimento è un ibrido tra movimento libero e mosse che non definirei scriptate, ma piuttosto guidate. Uno scripting non può essere interrotto nemmeno dagli attacchi nemici. Qui, invece, se non ci si muove nel modo giusto e in tempo, anche una mossa speciale può essere interrotta dal colpo di un nemico. Perché sì, quando vi troverete circondati, i nemici non staranno semplicemente a guardare mentre picchiate il loro compagno, ma vi attaccheranno contemporaneamente e da più lati, e dovrete usare tutte le tecniche a vostra disposizione per tirarvi fuori dai guai. A qualcuno potrebbe far storcere il naso perché mi pare di sentirli già, i fanatici della libertà a qualsiasi costo, dire: ma non posso muovermi come voglio. Questo perché gli sviluppatori vogliono che tu ti muova come Batman nella serie Arkham e quindi vogliono che tu faccia quelle cose, e questo è il miglior sistema per consentirti di farlo e, a parere mio, il sistema di combattimento meglio realizzato prima d'ora in un gioco VR. Avrete a disposizione i vostri pugni e calci, ma anche il Batarang, il mantello per planare e colpire i nemici, una bomba fumogena per nascondere la vostra presenza o fuggire da situazioni pericolose, e il rampino per raggiungere punti altrimenti inaccessibili. Il sistema di combattimento però non è tutto. Batman Arkham Shadow è da voto perfetto nella sua interezza, ogni suo comparto vale il voto massimo e il costo del biglietto. La storia vi porterà a interpretare uno dei Batman più impulsivi e aggressivi di sempre, non il Batman supereroe, ma il giustiziere oscuro che non va tanto per le lunghe quando c'è da risolvere un problema, e che in alcune parti diventerà letteralmente l'incubo dei suoi nemici, tanto che qualcuno preferirà farla finita da solo piuttosto che affrontarlo. Durante la campagna, piuttosto lunga, soprattutto grazie alla presenza di collezionabili e altre chicche da scoprire come i telefoni sparsi per tutta la città, sui quali potrete comporre realmente i numeri che troverete sui cartelloni e manifesti, dovrete fare anche delle scelte che, anche se alla fine non cambiano l'esito della storia, vi lasceranno comunque un piccolo margine di scelta che, nel loro piccolo, cambieranno l'esperienza personale dell'utente. Il raggiungimento dell'obiettivo è piuttosto lineare, ma l'esplorazione è fatta da tante piccole strade alternative che porteranno alla scoperta di dettagli aggiuntivi per la storia, collezionabili e enigmi ambientali da risolvere, anche dovendo tornare in un secondo momento, quando si avrà lo strumento giusto per poter accedere a quelle aree prima inaccessibili. Se avete giocato gli altri capitoli della serie Arkham,
Arkham, amerete e vi emozionerete per la colonna sonora, per gli ambienti riprodotti in modo fedele, tanto da riconoscerli passando da punti iconici della città, con le sue tonalità giallo-arancioni e con le sue strade in pugno ai criminali. Personalmente, Batman Arkham Shadow ha posto una nuova pietra miliare della VR in generale, perché reputo sia il nuovo gioco che ha rivoluzionato la VR e il modo di sviluppare giochi, proprio come fece Half-Life Alyx ai suoi tempi. Un gioco dal quale tutti, da ora in poi, dovrebbero prendere spunto e tenere come punto di riferimento per qualità e completezza dell'esperienza. Arkham Shadow, come Alyx, sembra essere venuto dal futuro, un gioco che nessuno di noi si aspettava, soprattutto su un dispositivo standalone che non sfrutta un PC o una console. E proprio come Alyx deve essere presente nella libreria di ogni giocatore, perché se non si gioca Arkham Shadow, oggi non si può dire di conoscere la VR moderna. Per qualcuno le indicazioni durante le fasi di combattimento sono un limite alla libertà che la VR offre, ma qui gli sviluppatori vogliono che tu sia Batman, non un tizio qualsiasi che combatte scagnozzi a Gotham City, quindi fai quello che farebbe Batman. Per l'acquisto di Batman Arkham Shadow potete usare i miei link per averlo al 15% con un numero massimo di utilizzi, o al 10% senza limite. Se i link non dovessero funzionare, provate a usarli da PC. Nel primo commento, insieme ai link per l'acquisto del gioco, trovate anche i link per l'acquisto di Quest 3 e 3S, unici visori per giocare Batman Arkham Shadow. Trovate i link affiliato Meta per acquistarlo direttamente sul sito e avrete automaticamente 30 euro di credito all'attivazione del visore, oppure se lo acquistate usando i link Amazon, dopo l'acquisto e prima dell'attivazione dovrete usare il link Referral Meta per i 30 euro. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e supportate la baia lasciando qualche doblone nel forziere e usando il tasto super grazie sotto al video. Dal vostro Capitano Ben è tutto, vi aspetto nella baia per una prossima avventura. Un saluto Marmaglia. Ho ho!